La rocca di Monselice ha lasciato sempre grandi segni nel paesaggio. Qui abbiamo il mastio federiciano, che naturalmente ha un'enorme importanza dal punto di vista strategico. La rocca, basta aprire lo sguardo, va dappertutto e non per niente troviamo qui installati anche degli 88 tedeschi in funzione antiaerea nella seconda guerra mondiale. Il luogo è ideale per controllare un'area vastissima, ma lo era anche per dare forti segnali di paesaggio nell'altissimo Medioevo, alla fine magari dell'età antica, perché su questo luogo, e questo è il grande lavoro dell'Università di Padova con i suoi scavi, sono state rinvenute almeno due chiese di proporzioni veramente gigantesche e soprattutto avevano la caratteristica, dovevano essere viste magari a chilometri, a decine di chilometri di distanza, con la loro mole chiara. Questa è una certezza che si ha, quindi come una sorta di faro nella pianura padana. Ci siamo trovati negli strati di abbandono tutta una serie di una sorta, chiamerei, di deposito di materiali metallici con dei chiodi, oggetti, diciamo strumenti per levare pezzi di metallo dal legno, che pensiamo così in una prima interpretazione che siano stati degli oggetti levati dalla porta e dagli altri elementi in legno di questo edificio per portarli via, per fonderli e creare altri strumenti, ma che per un motivo, la storia è così, no? I tesori si trovano perché si dimenticano di andarli a trovare, è rimasto sul posto, quindi adesso lo stiamo scavando e dopo lo studieremo. Lo possiamo definire una sorta di tesoretto funzionale? Beh, un tesoretto sì, ci mostra sicuramente un tesoro di informazioni, perché ci darà informazione sul momento in cui hanno abbandonato l'edificio e sulle strutture, come si apriva, come si chiudeva e a che cosa servivano. È un sito archeologico medievale situato una ventina di chilometri di Padova e con una storia che è intimamente legata a quella di Padova. Quando arrivano i Longobardi all'inizio del VII secolo e distruggono la città, un popolo che arrivava dall'est decide di situare la loro sede proprio in questo castello e lo chiamano già castello. Chi c'era? Allora probabilmente i bizantini, i romani dall'Oriente o anche ancora precedentemente i Goti. Questo sito ha una storia poi che andrà avanti praticamente fino alla fine del basso Medioevo, ma con un momento di rottura fondamentale che è, vedete lì, la costruzione del mastio federiciano. Federico II chiede a Zelino dal Romano la costruzione di un mastio per distruggere la realtà che era stata costruita qui sopra, che era fondamentalmente una grande chiesa, una chiesa che si vedeva dappertutto nel territorio, così come noi vediamo adesso tutti i colli, Montericco, altri castelli dei Colli Ugani. Una volta dal territorio si vedeva questa grande chiesa, che è una chiesa nella struttura più tarda di epoca romanica, XI secolo, ma che lo scavo ha anche notato come ci sono delle fasi precedenti, sia architettoniche sia fasi precedenti di un cimitero. Qui ci troviamo, come vedete, il mastio federiciano che ha distrutto la presenza di una chiesa precedente. Una chiesa che le fonti scritte citano dal X secolo, ma che noi sappiamo che esisteva da prima grazie agli scavi. Gli scavi hanno rinvenuto una chiesa la cui facciata era praticamente qui, adesso non si vede. Questo era il perimetrale sud della chiesa, che poi va avanti, incrocia tutta quell'area di roccia e finisce, dopo lo andiamo a vedere, nella parte finale con una muratura romanica molto più possente. Quindi almeno ci sono due fasi di chiesa, una alto medievale e una di XI secolo. Come si vede, tutta sta chiesa poi ha generato un'area funeraria privilegiata, e cioè con delle tombe
monumentali con tanti individui all'interno, e quello che è molto bello, si vede perfettamente da qui, è che si è conservato il piano d'uso della necropoli. Questo è qualcosa che raramente si conserva. Noi troviamo le sepolture, ma non sappiamo esattamente come si vedevano in quella epoca, no? Perché le troviamo già aperte o troviamo i coperchi, ma non sappiamo quanta terra c'era sopra. In questo caso questo è un pavimento fatto sopra la terra di malta che imitava probabilmente la roccia naturale. Quindi c'era una sorta di Monte Calvario, per dirlo in qualche modo, sul quale si era impostata la chiesa e che hanno comunque anche simulato per evidenziare la collocazione di tutte queste tombe. Doveva essere bianco, in questo non è che non lo sappiamo che era di questo colore, era di un colore bianco, con tombe monumentali che salivano, fino ad arrivare alla muratura della chiesa. Ricordiamo che questo si vedeva poi da sotto, quindi doveva essere molto monumentale. Il ruolo che in fondo ha adesso, con le 7 chiese, la salita, eccetera, forse è ancora più forte. Era un cimitero. Qui gli sarebbe costato molto meno creare una superficie piatta, riempiendo con della terra, e fare un camposanto piatto. Invece hanno cercato, la monumentalità e la scenografia del sito, creando questa sorta, di montagna sulla quale, penosamente si saliva verso le tombe. Le tombe sono almeno di 2 tipologie, queste che vedete qua in pietra costruita, cioè molto possenti, e poi ci sono numerosissime anche tombe in nuda terra che appartengono generalmente alla fase precedente, quindi 2 fasi di sepolture probabilmente corrispondenti alle 2 fasi della chiesa, però tutto questo lo vedremo con più precisione nel momento in cui continueremo, perché abbiamo già cominciato, continueremo lo studio delle sepolture. Qui avete la fortuna di avere una ricchissima archeologia dei resti umani. Adesso questa ci consente di intravedere non solo malattie o primi dati demografici, ma di intravedere proprio chi era la popolazione e da dove arriva. Sì, per fortuna il nostro gruppo di lavoro, il gruppo di archeologia medievale, è formato da più studiosi, più ricercatori che si occupano di lo studio dei resti umani, della bioarcheologia. Gran parte dei siti medievali consistono in chiese e cimiteri, e da quelli noi riusciamo, a partire di analisi più o meno sofisticate, non tutte sono analisi di laboratorio, possiamo vedere i legami parentali, la demografia, se ci sono più uomini o più donne. Qui ad esempio la grande maggioranza di inumati sono maschi, non a caso era una fortezza, non a caso tra le patologie più importanti che abbiamo visti ci sono dei colpi in testa, dei colpi in gamba, perché probabilmente sono dei soldati che non sono morti da quello. Possiamo anche analizzare le malattie respiratorie, possiamo anche, a partire dagli isotopi stabili, studiare cosa mangiavano in diversi momenti della loro vita. L'archeobotanica ci confermerà alcuni elementi in rapporto al territorio, e evidentemente il DNA, le analisi genetica ci confermeranno da dove viene la popolazione di Monselice. Era una chiesa molto grande, con dei muri, come vedete, molto possenti, almeno quella di XI secolo. Era una chiesa a 3 navate. Noi adesso ci troviamo in quello che doveva essere la cripta, che aveva un pavimento sia di coccio-pesto sia di malta, e con tutta una serie di strutture trilovate, per fare entrare la gente dentro alla cripta con dei pilastri. Ci sono anche dei buchi sulla malta che ci fanno pensare a delle strutture di carattere liturgico tipo cancelli, poi altri buchi dove potevano esserci degli altari. E quello che è più interessante è che sotto il pavimento della malta, quindi probabilmente prima della chiesa romanica, come abbiamo tra l'altro visto già in altre parti,
ci sono delle sepolture strutturate con delle pietre, eccetera, che ci mostrano, e queste le abbiamo già datato, sono anteriori all'epoca carolingia, una fase funeraria precedente. Secondo noi, o almeno adesso come ipotesi di lavoro, che si trovassero all'esterno di una chiesa più piccola, cioè la chiesa romanica ha inglobato sia la chiesa altomedievale sia parte del suo cimitero. Quest'anno la campagna 2024 ha avuto l'obiettivo, oltre di continuare lo scavo della chiesa di Santa Giustina e del suo cimitero, identificare altri edifici di potere che esistevano sulla sommità prima della distruzione del tutto con la costruzione del mastio. Sappiamo che ci esistevano due grandi edifici, uno davanti alla chiesa, dove probabilmente vivevano i canonici, che era già stato scavato negli anni 90 dal professor Brogiolo, e quest'anno abbiamo voluto scavarne l'altro, l'edificio che era a nord e che era costituito da un grande edificio rettangolare e da una torre. Vedo architettura possente qui. Architettura possente probabilmente del XI secolo, pietra tracchite. Evidentemente la grande fortuna che abbiamo avuto è che l'edificio viene abbandonato, ancora esattamente non sappiamo quando, comunque un saggio molto interessante, perché l'edificio, e comunque abbiamo potuto documentare qua, grazie alla pulizia di questi ragazzi che stanno lavorando sullo scavo, abbiamo potuto definire che la muratura, la fortificazione costruita anche in epoca di Federico II è successiva all'edificio, quindi si addossa a questo edificio monumentale, quindi è anteriore a questo momento. E come vi dicevo prima della costruzione di questi muri, di questo o anche di quelli di epoca successiva dei Carraresi, la sommità era aperta, permetteva guardare sul territorio e il territorio poteva guardare su quello che c'era nella sommità. Era una sorta di specchio, di rappresentanza sul potere del territorio, che in quel momento, ricordiamo, non era Padova. Dal momento in cui arrivano i Longobardi, Monselice acquista il senso di centro di potere del territorio, e come tale bisognava che si facesse vedere un po' da tutti, ecco. Questo è un sito che ha un impatto anche sull'archeologia dei paesaggi, perché voi lo state inserendo nel paesaggio. Quando vi immaginate una chiesa con questa spianata bianca di tombe monumentali che si vedono nel paesaggio, ricostruite anche una certa idea sacrale e anche di visione del potere del Medioevo. Sì, in realtà Monselice non si capisce senza pensare al paesaggio. Dovete pensare che Monselice, come Este, si capiscono per il fatto che qui ci passava il fiume Adige, che arrivava da Verona e sfoggiava nell'Adriatico, e quindi il suo significato è quello di controllo su un territorio e su un fiume. Davanti a Monselice abbiamo il sito di Monterrico, che era un altro sito incastellato, un castello di quell'epoca lì, del X-XI secolo. Tutti i colli Euganei erano pieni di siti alto medievali o basso medievali. Ogni sito archeologico si capisce in rapporto a un paesaggio, sia perché si sfruttava dal punto di vista agricola, o perché il sito costituiva di sé una chiusa, un elemento di una fortificazione. Nel caso di Monselice, nasca in epoca gotta, nasca in epoca bizantina, è un sito che nasce a difesa della città di Ravenna, e quindi è fondamentale per comprendere la storia di quel periodo. Questo è il grande significato strategico di Monselice, difendere Ravenna. Difendere Ravenna, per quello anche è difficile specificare bene in che momento nasce, perché sia in epoca gotta con Teodorico potrebbe essere nato per difendere il territorio dai Franchi, se invece nasce in epoca bizantina dei Romani di Oriente potrebbe essere nato a difesa dei Longobardi, che comunque già da Vicenza, a partire dal momento in cui si insediano 569-568, cominciano a penetrare sui colli Euganei per conquistare questo territorio che la porta, diciamo, a Ravenna. Tutti i siti
medievali, come tutti i siti nella storia, nascono in rapporto o a zone di frontiera o a quello che erano le autostrade dell'epoca, che non sono altre che i fiumi.